Oggi facciamo insieme una ricetta molto scenografica, la focaccia primavera. Quello della focaccia primavera è un trend molto recente partito dai social. In effetti, pur essendo una semplice focaccia, la sua decorazione finale fa proprio venire voglia di fotografarla e di condividerla. Ma iniziamo proprio dall'impasto. Mettiamo in una planetaria munita di gancio le due farine, la 00 e la Manitoba. Poi nella dose di acqua sciogliamo il sale e inseriamo anche l'olio. Ora, prima di azionare la macchina, aggiungiamo il lievito di birra disidratato e poi, una volta azionata, uniamo l'acqua e l'olio con il sale disciolto all'interno a filo, fino a far incordare l'impasto. L'impasto è pronto. Come vedete è elastico, ma è anche molto morbido. Mettiamo un po' di olio sul piano di lavoro, in modo da poter lavorare l'impasto senza che si appiccichi. Estraggo l'impasto e lo metto sull'olio. Prendiamo i lembi esterni, li portiamo verso il centro e in questo modo l'impasto diventerà molto più elastico e sembrerà anche molto più asciutto. Inoltre sarà bello liscio, guardate. Formiamo una pallina e la mettiamo in una ciotola che ha sul fondo un po' di olio extravergine, così poi quando sarà lievitata sarà anche più facile toglierla. La copro con pellicola trasparente e la porto a lievitare nel forno spento per 2 ore. Ecco tutte le nostre verdure con cui possiamo comporre la focaccia primavera. Naturalmente potete prenderne anche altre che vi piacciono, di vostra fantasia e di vostro gusto. Iniziamo dai peperoni con cui faremo dei fiori. Prendeteli sagomati, quindi non lisci, ma che abbiano diverse scanalature. Perché vedete, quando andremo a tagliarli, più sono sagomati e più assomiglieranno a un fiorellino. Non ne serviranno molti. Questo è perfetto. Con gli asparagi, soprattutto quelli selvatici che sono molto sottili, faremo gli steli dei fiori. Ne tagliamo via solo un pezzetto, scegliamo magari quelli più sottili e se è stagione di asparagi invece quelli un po' più grandi potrete poi dividerli magari in 4. Li andiamo a mettere in un piatto. Cipolla, anche con questa possiamo fare un fiore. Vedete che bella che è all'interno? Tagliamone qualche fetta, poi vedremo quella che utilizzeremo. Pomodorini, adesso ci sono pomodori di tutti i colori e anche loro ci possono servire, per esempio, per fare delle foglioline. Possiamo dividere questo in 4. Ma anche quelli rossi potranno sembrare dei petali, vedete? E anche le olive possono esserci utili, sia verdi sia nere. E adesso le andiamo a condire con un filo d'olio, sale e pepe. Ed eccolo il nostro impasto lievitato, guardate com'è bello. Mettiamo sulla teglia un po' di olio. Spargiamolo bene su tutto il fondo e poi lo ribaltiamo sulla teglia. E adesso dobbiamo stenderlo su tutta la superficie, angoli compresi. E adesso finalmente è il momento di decorare la nostra focaccia. Allora, cominciamo con degli steli che simuleranno appunto lo stelo di un fiore. E poi collochiamo i nostri bellissimi fiori, fatti con i peperoni. Ci mettiamo al centro un pomodorino, poi mettiamo un altro stelo qui
ma questa volta il fiore sarà la cipolla. Facciamo anche degli steli un po' più corti e qui ci mettiamo un altro bel fiorellino. Avete visto, si possono fare dei petali anche con i pomodori. Altri asparagi e qui magari mettiamo un'oliva. E poi con questi pomodorini verdi che ho tagliato in quarti facciamo le foglie. Direi che ci siamo. Adesso dobbiamo fare il prato. Quindi prendiamo i nostri semini, in questo caso semi di lino, ma potreste usare qualsiasi altro tipo di seme, anche quelli di zucca, di girasole se vi piacciono, e li mettiamo qua sotto. Adesso è il momento di mettere solo un filo d'olio, qualche fiocco di sale e poi inforniamo la nostra focaccia nel forno statico a 220 gradi per 20-25 minuti. Se vi è piaciuta l'idea della focaccia primavera, provate a rifarla seguendo la vostra fantasia e mandatemi le vostre fotografie sui social.